Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa tracolla Granny formata dalle piastrelle Granny che troverete sul canale e vi lascerò il link. Quindi da una parte ci sono 9 piastrelle, dall'altra parte c'è la piastrella grande, quindi è una tracolla double face. All'interno l'ho foderata e irrigidita con del feltro e quindi vedremo anche questa tecnica per foderare la nostra tracolla e vi posso assicurare che oltre che esteticamente bella e quindi creata anche come diciamo coordinato al top granny presente sul canale, è anche molto capiente in quanto vanno perfettamente telefonino, portafoglio, fazzolettini. Io l'ho già provata ed è diciamo abbastanza anche rigida. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò comunque di anticiparvi i video che andrò a portare qui sul canale e interagire anche con voi perché vi rinnovo sempre i complimenti dei lavori eseguiti dai miei tutorial spettacolari. Quindi grazie e vi invito sempre a inviarmeli. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco bianco, cotone fiocco turchese, cotone fiocco blu. Poi lavorerò il tutto con uncinetto numero 3, avrò bisogno di un ago, forbici, il metro centimetro per prendere le misure e un foglio di feltro per foderare la borsetta. Io ho già preparato le mattonelline. Le mattonelline sono nel tutorial, in uno dei tutorial precedenti, di cui vi lascio il link nelle info del video. Quindi le prepariamo. Io in questo caso ho utilizzato il turchese, il bianco e il blu e ne ho preparate 9, quindi 3, 6, 9 per essere una tracollina quadrata. Ora dobbiamo iniziare a fare l'unione. L'unione si può fare in diversi modi, non è come quella del top granny perché è stata fatta direttamente nella lavorazione, però questa la faremo, io in questo caso la faccio con l'uncinetto, voi lo potete fare anche con l'ago se trovate difficoltà, e la faremo direttamente lavorando le costine interne. Quindi questa è il punto, dobbiamo prendere solo la costina esterna, quindi la costina in questo caso lavorata così, la costina interna e non quella esterna di tutte e due le mattonelline. Quindi prendiamo le mattonelle da unire e prendiamo il nostro cotone, facciamo un cappietto per fissare bene il filo, prendiamo la prima mattonella da unire ed entriamo nel punto praticamente centrale. Quindi entriamo nel punto centrale, nella seconda catenella dell'angolo e facciamo passare il filo all'interno del punto e all'interno del cappiettino che ho appena fatto. Allo stesso modo prendiamo l'altra mattonella, la mettiamo vicino, prendiamo lo stesso punto, entriamo con l'uncinetto e tiriamo il filo con maglia bassissima, quindi le abbiamo unite. Ora riprendiamo la lavorazione per unire le due mattonelline, quindi ci dobbiamo lavorare, come vi ho già detto, la costina interna. Quindi per ogni punto che abbiamo
prendiamo la costina interna da una parte e la costina interna dall'altra parte. Quindi facciamo passare il filo con maglia bassissima internamente. Quindi, per farvi capire meglio, entriamo, questo è il filo di lavorazione, quindi entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e prendiamo una sola solina, andiamo nell'altra mattonellina e ne prendiamo dall'altra parte sempre la costina sottostante, prendiamo il filo e lo tiriamo e lo facciamo passare in tutte le asoline, quindi facendo una maglia bassissima. Prendiamo il punto successivo, andiamo nell'altra mattonella e facciamo sempre, prendiamo il punto successivo, devono combaciare come punti perché le mattonelle devono essere perfettamente unite, devono combaciare tutti i punti e continuiamo così fino ad arrivare all'angolo, prendendo appunto la costina interna di tutte e due le mattonelline. Arrivati all'angolo, lavoriamo il primo punto dell'angolo, quindi da una parte sempre prendendo metà punto e dall'altra, e ci rimane il punto centrale. Quindi entriamo nel primo punto, quindi nel punto centrale da una parte e dal punto centrale dall'altra. Prendiamo l'altra mattonella da unire, entriamo sempre nel punto centrale e nello stesso tempo prendiamo l'altra, in questo caso perché faremo prima, le uniremo in modo diciamo verticale. Prendiamo l'altra, in questo caso questa, e sempre inseriamo l'uncinetto nel terzo punto, quindi l'unione fra le mattonelle avverrà così. Facciamo passare il filo all'interno di tutte le asoline, così, e continuiamo con le due mattonelle nuove, quindi continuiamo quello che abbiamo fatto finora, prendiamo metà punto da una parte e metà dall'altro, un attimino, quindi questo è il punto lavorato, andiamo all'altro e qui facciamo la stessa cosa e lavoriamo sempre la stessa cosa, prendiamo metà costina da una parte, metà dall'altra, facciamo passare il filo e uniamo. Quindi l'unione delle mattonelle le faremo così, le inseriremo prima da una parte, quindi le inseriremo tutte e poi faremo l'unione che le unirà anche nella parte laterale. Per unire le altre due mattonelle sempre nella parte superiore faremo la stessa cosa, quindi prenderemo le altre due mattonelle e lavoreremo
il secondo punto, la seconda catenella dell'angolo di ognuna delle mattonelline. Arrivati qui nell'angolo, uniamo insieme anche le altre, quindi entriamo nella terza catenella da una parte, nella terza catenella dell'angolo dall'altra, prendiamo la mattonellina da unire ed entriamo nella terza catenella, prendiamo anche l'altra mattonellina ed entriamo nella terza catenella. Il filo ce l'abbiamo nella parte sottostante, ecco, prendiamo il filo e lo facciamo passare all'interno di tutte le asoline. Sembra complicato, ma vi assicuro che non lo è. Da qui continuate come abbiamo fatto, punto su punto, cioè i primi punti che avrete a disposizione dovete prendere la costina inferiore e fare come abbiamo fatto finora, quindi lavorare l'unione con maglia bassissima. Quindi abbiamo unito anche le altre due mattonelle, quindi proseguiamo. Arrivati qui alla fine, entriamo nella terza catenella da una parte e nella seconda catenella centrale da una parte e dall'altra e possiamo chiudere, perché in questo caso la mia tracolla sarà formata da 9, quindi 9 mattonelle, quindi 3, 3 e 3. Quindi qui non devo aggiungere più niente e qui posso tagliare il filo. Tagliamo il filo, lo fissiamo perché poi verrà lavorato, quindi non abbiamo bisogno di nasconderlo ulteriormente. E quindi ora continuiamo a fissare le nostre mattonelle. Dopo aver agganciato già 6 mattonelle, ora procediamo ad agganciare le restanti 3. Quindi se ne avete di più, il procedimento è sempre questo. Quindi prendiamo il cotone, facciamo il cappietto, entriamo nella terza catenella, nella seconda catenella, scusate, dell'angolo, agganciamo il nostro cappiettino e facciamo passare all'interno il filo. Allo stesso modo dall'altra parte prendiamo sempre la seconda catenella e la agganciamo. E facciamo passare il filo. Quindi procediamo come abbiamo fatto precedentemente. Quindi prendiamo sempre punto su punto da una parte e dall'altra, e lo chiudiamo con maglia bassissima. Prendiamo un punto da una parte, un punto dall'altra e ci chiudiamo, e questo lo facciamo fino ad arrivare ai 4 angoli, dove procederemo precisamente come abbiamo fatto da questa parte.
Quindi continueremo ad agganciare le mattonelline e formeremo il nostro piccolo pannello. Arrivati qui all'angolo, ora vi faccio vedere un altro tipo di unione degli angoli che forse vi risulterà più facile. Quindi unite le prime due, quindi prendete i due angoli e li unite. Poi prendete l'angolo della mattonellina che avete già inserita e fate passare il filo. Poi prendete quello della mattonellina che dobbiamo inserire e fate passare il filo. Quindi vi risulteranno unite allo stesso modo, però ad una. Quindi può essere che questo procedimento vi verrà ancora più semplice. E da qui continuate con lo stesso procedimento. Finita l'altra unione, tagliamo il filo e lo agganciamo. Dopodiché dobbiamo unire le parti, quindi l'altra parte. Abbiamo unito queste, ora dobbiamo unirle quindi in orizzontale e in verticale. Quindi prendiamo il cotone, facciamo un cappietto, entriamo nella seconda catenella dell'angolo, entriamo nel cappietto e facciamo passare il filo all'interno. Nello stesso tempo entriamo sempre nella seconda catenella dell'altro angolo, quindi della mattonellina che c'è a fianco, e da qui iniziamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto. Quindi entriamo nelle asoline e prendiamo metà asolina da una parte e metà dall'altra, il filo di lavorazione è questo, e la facciamo passare il filo con maglia bassissima. Quindi ripetiamo la stessa operazione fino ad arrivare nella parte dell'unione degli angoli. Arrivati qui vicino alla parte centrale, lavoriamo l'ultima asolina, quindi le ultime asoline da una parte e dall'altra. Qui siamo già nella parte centrale, facciamo una catenella e oltrepassiamo e lavoriamo la prima maglia da una parte e la prima dall'altra che abbiamo a disposizione, sempre facendo la maglia bassissima e continuando a lavorare per tutta la riga. Quindi nell'angolo, ripeto, si deve aggiungere una catenella, saltiamo e andiamo subito nella prima maglia, quindi mezza maglia che abbiamo a disposizione, per poter prendere asolina e asolina. Continuiamo così e facciamo tutte e due le unioni sempre in questo modo. Quindi facciamo quest'unione e facciamo quest'unione. Qua ricominciate col cappietto, arrivati qui fate una catenella, oltrepassate quest'unione e continuate ad unire le mattonelline. Noi ci rivedremo quando abbiamo già il nostro pannello finito. Unite le nostre mattonelle, il lavoro risulterà così, dall'unione che abbiamo fatto. Il rovescio invece si vedrà in questa maniera. Quindi mi raccomando, quando unite le mattonelle mettetele dalla parte dritta, quindi vi risulterà il lavoro tutto uniforme. Come vedete, io ve l'avevo accennato, ho alternato i colori.
quindi anche esteticamente è comunque un pannello per la mia tracollina molto anche simpatica a vedere. Ora lavoreremo il contorno della mattonella, però prima vi volevo far vedere come svilupperemo il secondo pannello, che non faremo a mattonelline, però faremo utilizzando una mattonella grande. Quindi lavoreremo la mattonella, quindi come da tutorial, e ripeto che lascio il link, vi lascio il link appunto della mattonellina, e continueremo a lavorarlo sempre a giro. Mi raccomando, l'unica cosa che dovete fare è negli angoli le 3 catenelle, dopodiché negli spazi fra i gruppetti di maglie alte non dovete assolutamente inserire catenelle. Quindi io in questo caso ho alternato i colori, che alternati proprio a ogni giro un colore, e ho terminato col blu. Questo è una parte e questa è l'altra, quindi sono perfettamente combacianti. L'ho fatto, diciamo, di una grandezza che poi mi risultava combaciante con 9 mattonelline. Vi do anche le misure solo di questi pannelli, per regolarvi poi voi in base alla lavorazione il filato che utilizzate, ed è di 21 cm per 21, perché sono appunto quadrate. Poi vi risulterà comunque, perché sono abbastanza estendibili, però all'incirca 20-21 cm. Ora farò un contorno però nel pannellino delle mattonelline, anche per dargli, giustamente le devo sistemare dalle parti, quindi inizierò da un angolo qualsiasi della mattonella e farò un cappietto. Entro nel foro direttamente della mattonella e faccio passare il filo nel cappietto e nel foro stesso, e qui eseguo una catenella, filo sull'uncinetto, entro sempre nell'angolo e faccio una mezza maglia alta, entro nuovamente nell'angolo e ne faccio un'altra. Quindi ho fatto una catenella come inizio lavoro e 2 mezze maglie alte, dopodiché mi lavoro una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi fra i gruppetti di catenelle non ci sono catenelle di separazione, quindi lavoriamo le mezze maglie alte direttamente nelle maglie alte dei gruppetti, fino ad arrivare poi nell'angolo dove giustamente dobbiamo formare l'angolo. Arrivati qui nell'angolo, lavoriamo dentro l'angolo un attimino, uno, due e 3 mezze maglie alte, e continuiamo. Mi raccomando, qui dopo l'angolo lavorate la prima maglia alta del gruppetto, perché lavorando l'angolo probabilmente neanche si vede, e continuiamo da tutte le parti lavorando nell'angolo appunto 3 mezze maglie alte, e continuiamo così e lo contorniamo tutto fino ad arrivare all'inizio. Quando arriviamo nell'unione delle 2 mattonelle, che c'è questo spazio, qui lavoriamo una maglia bassa nello spazio
una mezza maglia alta, scusate, una mezza maglia alta nell'unione dove appunto abbiamo unito le piastrelle e una nell'altro spazio, e continuiamo con una mezza maglia alta per ogni maglia alta sottostante. Qui sono quasi alla fine, quindi ce lo lavoriamo insieme e dopodiché abbiamo terminato il primo giro. Qui siamo arrivati all'angolo, avevamo lavorato 2 mezze maglie alte, lavoriamo l'ultima mezza maglia alta, qui c'è, ecco, l'unione dove ci siamo agganciati, e ci chiudiamo nella catenella di aggancio e abbiamo terminato questo giro. Quindi ci chiudiamo con maglia bassissima. Abbiamo fatto un giro di contorno di mezze maglie alte, anche perché così definiamo un pochino le parti laterali, soprattutto qui nell'unione delle mattonelline, dove possono risultare dei piccoli scalini. Ora, da questo momento in poi, lavoreremo solo questa, quindi questa parte e questa. Lasceremo in sospeso la parte di sopra, quindi faremo, seguendo sempre mezza maglia su mezza maglia e nell'angolo sempre lavorando le 3 mezze maglie alte, faremo un 3-4 giri. Ora vedremo in corso d'opera quanti ne farò, per creare appunto un bordino laterale, mentre la parte di sopra, dopo l'unione con l'altra piastrella, la definiremo insieme, quindi la lavoreremo insieme in tondo. Quindi continuiamo dal punto dove eravamo arrivati, appunto, con una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto, quindi ci rialziamo così, e qui continuiamo a fare una mezza maglia alta su ogni mezza maglia alta sottostante. Mi raccomando, arrivati poi a lavorarci i nostri 3 lati, quindi arrivati qui, giriamo il lavoro, facciamo una catenella, una mezza maglia alta nella stessa catenella e ritorniamo indietro. Quello che io mi raccomando, noi per ora abbiamo chiuso nella seconda catenella, quindi nella parte centrale del nostro angolo, e da qui dobbiamo continuare, anche perché poi questa parte la dovremo poi nell'unione lavorare, quindi ci deve venire diciamo dritta la parte di sopra. Quindi continuiamo a lavorarci mezze maglie alte su mezze maglie alte e ci rivedremo dopo aver fatto un tot di giri che io vi dirò dopo che li avrò eseguiti. Ho lavorato 3 giri, non contando quello che abbiamo fatto di mezze maglie alte per tutto il contorno del nostro pannello, quindi ho fatto solamente un bordino di 3 giri perché è una tracollina e quindi non mi serve uno spessore grande. Se voi invece questo stesso lavoro lo volete fare per una borsa, potete fare qualche giro in più e fare uno spessore più grande. In questo caso io ho chiuso il lavoro perché dovrei andare a cucire l'altro pannello, che mi deve risultare uguale
dico questione di qualche punto, non fa niente. Quindi se voi vi ritrovate fra i due pannelli, diciamo una differenza di qualche punto al lato, credetemi, nella cucitura non fa niente, un punto magari saltato o un punto in più. Certo, se è una questione di più punti poi si va a vedere e quindi si nota nella tracolla. Io in questo caso a me il pannello risulta perfettamente uguale con anche con l'inserimento delle mezze maglie alte, quindi del contorno, quindi io posso già cucire i miei due pannelli. Questo bordino che ho fatto in più e poi quello che cucendo i due pannelli mi formerà lo spessore, quindi tutta la parte laterale. Per cucire dobbiamo mettere i due pannelli dal dritto, quindi questo è il dritto, questo è il dritto della mattonella grande, mettiamo dritto con dritto e cominciamo a cucire, quindi partendo dall'altra parte, le estremità dei due pannelli. Quindi cuciamo rovescio e rovescio, così la parte interna ci risulterà tutte e due parti dal dritto. La cucitura io la farò con l'uncinetto, voi la potete fare anche con l'ago. Quindi facciamo il cappietto, lo stringiamo, entriamo nell'angolo della mattonella grande e nell'ultimo punto lavorato del pannello. Ci prendiamo anche il cappietto, prendiamo il filo e lo facciamo passare nel cappiettino e nei due punti e facciamo una catenella. Da qui inizieremo a lavorare le maglie come si presentano. Ve l'ho detto, questione di qualche maglia non si nota, quindi se voi vi ritroverete qualche maglia che magari nell'angolo vi può avanzare, non fa niente saltare una maglia oppure aggiungerne un'altra, perché nella cucitura vi posso assicurare che non si nota. Quindi lavoreremo facendo maglie basse e prendendo un punto da una parte e un punto dall'altro. Per tutto il contorno della borsa. Arrivati qui nell'angolo, entriamo nell'angolo stesso, quindi entriamo e prendiamo il punto dall'altra parte, quindi direttamente nell'angolo, e qui dobbiamo fare 3 punti. Quindi da una parte entriamo direttamente nelle catenelle dell'angolo, dall'altra prendiamo appunto le maglie sottostanti, e qui continueremo sempre un punto basso per ogni punto sottostante. La lavorazione vi deve risultare morbida, quindi non tirate, non stringete più di tanto, deve essere una lavorazione morbidissima, e continuate facendo allo stesso modo nell'altro angolo e così terminiamo dall'altra parte. Dopo aver terminato la cucitura, quindi abbiamo cucito nei 3 lati della nostra tracollina, possiamo tirare un pochino il filo e girare il lavoro
quindi dalla parte dritta. Se vi ricordate, abbiamo messo dritto con dritto all'interno e la cucitura l'abbiamo fatta esterna. Quindi giriamo il lavoro e vedremo la parte cucita che neanche si nota, e nello stesso tempo abbiamo definito quello che sono i laterali e la base della tracolla, perché come vedete questo è l'angolo, questa è la base e questi sono i laterali. Quindi abbiamo dato uno spessore alla nostra tracollina. Ora riprendiamo la lavorazione qui dove abbiamo terminato la cucitura, ci portiamo il filo esternamente, quindi con una maglia bassa, e lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia che abbiamo a disposizione. Non segniamo il punto solo perché si nota, perché è il primo proprio punto dello spazio laterale, quindi facciamo un giro di maglie basse, una su ogni punto sottostante. Arrivati alla fine facciamo una maglia bassa nello spazietto e ci chiudiamo con maglia bassissima nella prima maglia formata e abbiamo fatto un giro di maglie basse. Ora facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e ne facciamo un altro, quindi lavoreremo un altro giro completo di maglie basse. Arrivati all'ultimo punto, chiudiamo con maglia bassissima, una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo un altro giro, quindi il terzo, sempre di punto basso, un punto su ogni punto sottostante. Arrivati all'ultimo punto, chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato i 3 giri di maglie basse. Ora da qui cominceremo a formare la bretellina della tracolla, quindi prendo come punto di riferimento il pezzo laterale, quindi quello che abbiamo poi formato con le mezze maglie alte, e me lo lavoro direttamente alla borsa. Quindi mi rialzo con una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa, faccio la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta, quindi riprendo il bordino della mia borsa. Qui è definito il bordino. Mi rialzo con una catenella, volto il lavoro, rientro nello stesso punto e eseguo 6 maglie basse e continuo così per la lunghezza che ho deciso di fare della borsa. Io in questo caso mi prenderò come punto di riferimento, quindi facciamo sempre una catenella, voltiamo il lavoro, rientriamo nella stessa maglia, mi raccomando, per essere sicuri potete comunque contarle, devono essere 6 e facciamo sempre 6 maglie basse. Vi stavo dicendo, come punto di riferimento prendo una tracolla, una borsa a tracolla che utilizzo solitamente, e quindi il cinturino, la misura del cinturino è quella che mi va bene. Quindi voi potete fare la stessa cosa, come potete prendere come punto di riferimento
la misura appunto che creerò, che formerò io. Quindi continuiamo così fino a raggiungere la misura desiderata, che io poi vi dirò in centimetri quanto è, e formiamo tutto il cinturino della nostra tracolla. Ho lavorato una striscia lunga circa 90 centimetri. Per la misura che mi serve l'ho raggiunta, quindi ora la posso fissare dall'altra parte della borsa. Quindi prendiamo l'altra parte, sempre il cordoncino laterale, lo giriamo dalla parte del rovescio, così. Prendiamo il cordoncino che ho fatto, quindi in questo caso la striscia della tracolla, e la mettiamo tutta dal dritto. Quindi deve essere inserita così. Giriamo la lavorazione, quindi dalla parte del rovescio sistemiamo così la striscia che ho appena fatto. Partiamo sempre dalla parte laterale, quindi dal punto che io mi ritrovo nella parte laterale, e mi tiro il filo dall'altra parte. Dopodiché li mettiamo allineati, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa, entriamo nei punti successivi, quindi prendendo da una parte e dall'altro maglia bassa, lavoriamo il terzo punto facendo sempre una maglia bassa, il quarto punto prendendo tutte e due le costine di tutte e due le parti, maglia bassa, quinto punto, maglia bassa, e l'ultimo punto, il sesto punto, sempre prendiamolo bene, lavorando una maglia bassa. Abbiamo così unito dall'altra parte la nostra tracollina. Ora possiamo tagliare il filo, facciamo lo inseriamo nel cappietto, lo stringiamo e poi lo passiamo fra le maglie. Il risultato, leviamo il filo di lavorazione, il risultato è questo. Abbiamo la nostra tracollina da una parte e dall'altra e abbiamo la nostra striscia appunto che ci crea la tracolla della borsetta. Ora ci dobbiamo occupare della parte interna della borsa. Per prendere le misure, per poter tagliare esattamente il foglio di feltro, dobbiamo piegare la borsa perfettamente a metà. Quindi deve essere sistemata perfettamente uguale da una parte e dall'altra. Dopodiché
prendiamo il foglio di feltro che è qua, vedete, e misuriamo, lo appoggiamo e ci deve avanzare un pezzettino, quindi 1 centimetro da una parte e 1 centimetro dall'altra, per poter fare le cuciture. Quindi facciamo ancora meglio, che si vede ancora di più. Appoggiamo la nostra borsetta sul foglio di feltro, dalla parte inferiore lo facciamo combaciare perfettamente, quindi deve essere perfetta, deve arrivare. Dalla parte laterale dobbiamo lasciare circa questo spazio, che poi equivale veramente a forse meno di 1 centimetro. Dall'altra parte dobbiamo fare la stessa cosa, quindi prendiamo sempre poco meno di 1 centimetro anche dall'altra parte e possiamo tagliare il nostro foglio. Per non sbagliarci prendiamo delle spille e le inseriamo precisamente circa 1 centimetro di differenza dalla borsa stessa, così taglieremo il foglio. La stessa cosa faremo dalla parte superiore, quindi taglieremo leggermente più in basso della linea, perché poi lo andremo a inserire in questi punti bassi che abbiamo fatto nella parte superiore. Quindi di mezzo centimetro inferiore cominciamo a tagliare i due fogli sovrapposti. Dopo averlo tagliato, qui in corrispondenza risulterà così, dobbiamo fare una cucitura laterale, quindi lo cuciremo qua laterale, proprio prendendo l'estremità, e faremo una cucitura di questo lato e di questo lato. Se avete la macchina da cucire potete perfettamente cucirla con la macchina da cucire, io invece farò una cucitura direttamente con ago e filo. Non sono espertissima cucitrice, però diciamo sono dei punti abbastanza semplici da fare. Ho inserito in un ago, mi raccomando con la punta, però la cruna un po' più grossetta, perché io ho inserito lo stesso filo che ho utilizzato per lavorare la borsa, e parto dall'estremità inferiore e comincio a cucire è una parte che va messa internamente, quindi non vi dovete preoccupare se la cucitura non risulterà perfetta, perché alla fine non si vedrà. Questo è proprio per ottenere una fodera che poi ci faccia anche da irrigidimento della borsa stessa. Quindi utilizzando un foglio di feltro noi otterremo sia appunto una fodera, perché alla fine l'ho preso anche dello stesso colore della borsa stessa, quindi perfettamente adattabile, e poi otterremo
un irrigidimento appunto della borsa stessa, che ci risulterà più adatta a mettere qualsiasi oggetto, che sia un telefonino, che sia il portafoglio e quant'altro. Quindi continuiamo a cucire tutta questa parte e anche l'altra. Dopo averla cucita dei due laterali, prendiamo la misura del nostro cordoncino che abbiamo fatto, quindi non il cordoncino, scusate, la parte, lo spessore che abbiamo dato. Quindi in questo caso la misura è 3 centimetri e la riportiamo, vi faccio un po' vedere, prendiamo il sotto della borsa, qui dove fa l'angolo, e ci dobbiamo riportare la misura di 3 centimetri. Quindi in questo caso è questa, vedete, piegando l'angolo. Questa parte la dobbiamo prima cucire, quindi ci inseriamo direttamente col lago nella parte che abbiamo, diciamo, misurato, e qui faremo la nostra cucitura. Quindi cuciremo questa, la parte di sotto, quindi della misura della parte laterale. Quindi cuciremo questa parte ed anche dall'altra parte. Quindi faremo una cucitura da un lato e una cucitura dall'altro lato. Cucita questa parte, portiamo il filo internamente, sempre no, internamente, lo facciamo passare, pieghiamo la parte stessa, così, piegata sempre verso la cucitura, e la cuciamo, quindi la appuntiamo nella cucitura stessa. Non vi preoccupate se è evidente, dico, io non sono un'esperta, ma l'importante, perché questo viene messo all'interno e non si vede, l'importante è che prendiate le misure esatte poi della vostra tracolla. Così, questo è quello che dovete ottenere alla fine. La stessa operazione la andremo a fare dall'altra parte. Il risultato ottenuto con questo tipo di lavorazione è questo. Abbiamo praticamente reso la base e nello stesso tempo abbiamo preso i centimetri per poter modellare il laterale. Ora dobbiamo inserirla nella nostra tracolla. Prendiamo la nostra tracollina e inseriamo quello che abbiamo fatto nella tracolla, quindi nella borsetta. Lo facciamo aderire per bene, quindi lo inserite fino alla base, deve arrivare proprio in fondo. Dopodiché inseritevi dentro il feltro e fissiamo la parte inferiore. Io non so se nella telecamera riesco a inquadrarla per bene. Qui, ecco, nella parte superiore e nella parte inferiore. Guardate come si è modellata e si è già irrigidita la nostra tracolla. Quindi giustamente ora la dobbiamo fissare. Fissandola
prenderà ancora più forma, perché si andrà comunque a incorporare nella nostra lavorazione. Quindi dopo averla sistemata per bene, e già siamo nella giusta situazione, ci ritroviamo comunque nella sistemazione ideale, possiamo sempre con ago e filo dello stesso colore possiamo fare dei punti invisibili e fissarla direttamente alla lavorazione. Per la cucitura interna io ho sistemato il feltro un giro, quindi ho lasciato libero un giro di maglie basse e sto dando dei punti comunque nascosti. Ciò significa che nella parte interna do dei punti piccolissimi. Ora vi faccio un po' vedere, così, e nella parte esterna, che non si nota perché sono delle maglie basse, do dei punti leggermente più grandi. Nella parte interna dei piccolissimi punti, quindi l'appuntiamo per bene seguendo questo, ecco, così si vede, sono proprio dei piccolissimi punti che neanche si vedono, e ci contorniamo, ce lo fissiamo tutto per bene. Dopo averla cucita per bene da tutte e due le parti, quindi da tutte le parti, possiamo dare qualche punto interno anche qui nella parte sottostante per fissarla ancora meglio. Quindi date qualche punto internamente nella parte inferiore e così risulterà ben fissata. È abbastanza rigida, voi non ve ne potete accorgere, però in base anche a come io la tocco, vi rendete conto comunque della rigidità che ha potuto prendere la borsa. All'interno qui applicherò delle chiusure a calamita, però che si cuciono. Per ora in questo momento non ce l'ho a disposizione, però ne applicherò da una parte e dall'altra, così farò la chiusura così, diciamo una chiusura semplicissima. Per quanto riguarda altri tipi di chiusura, io ci avevo pensato, però questa borsetta, questa tracolla, è da portare, è double face, quindi si può indossare da questa parte e si può indossare da quest'altra parte. Quindi ho ritenuto di non mettere niente come un bottoncino, un qualcosina, perché si può indossare da tutte e due le parti e quindi è bello così. La nostra tracolla è terminata, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Il metodo interno del feltro, quindi prendete la tecnica e tutto, e scusatemi se non sono il massimo nella cucitura, però la tecnica può essere utilizzata per fare borse, tracolle, borselli e quant'altro, quindi spero di esservi stata di aiuto. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.